Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione vedremo 7 parole italiane che vengono utilizzate in inglese ma con un significato diverso, con un'accezione diversa rispetto a quella con cui le utilizziamo in italiano. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano, ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Prima parola di oggi è bimbo. Allora, bimbo in italiano è sinonimo di bambino e viene utilizzato in un contesto familiare con valore vezzeggiativo e anche affettuoso proprio specificamente per un maschietto, mentre per una bambina utilizziamo bimba, ok? Quindi bimba o bambina, ok? Quindi sinonimo di bambino o bambina, bimbo o bimba. In inglese però bimbo viene utilizzato con tono peggiorativo, dispregiativo e anche in un contesto slang per riferirsi invece a una donna che è fisicamente attraente ma che non ha in realtà molto cervello, e noi non lo utilizziamo assolutamente con questa accezione bimbo, ok? Utilizziamo con la stessa accezione oca o oca giuliva o gallina oppure bambola, quindi quando ci riferiamo a una donna molto attraente ma che magari non ha molto cervello. Confetti. Allora, in realtà quelli che vengono definiti confetti in inglese sono dei piccoli ritagli di carta colorati che vengono lanciati in aria o su persone in occasione di una particolare festività e che si definiscono in italiano come coriandoli. Non li chiamiamo confetti, li chiamiamo coriandoli e sono molto utilizzati specialmente per il carnevale o anche a Capodanno e vengono utilizzati in congiunzione molto spesso alle stelle filanti, che sono invece queste qui, ok? Quindi noi li chiamiamo coriandoli, non li chiamiamo confetti, questi piccoli pezzettini di carta ritagliata, colorati, ok? Li chiamiamo coriandoli. Cosa sono i confetti in italiano invece? I confetti sono questi dolci qui in italiano. I confetti sono delle mandorle, ok? Sono dei dolci composti dalle mandorle ricoperti di zucchero che può essere bianco oppure colorato in occasione di diverse festività. Per esempio, sono bianchi per il matrimonio, quando vengono dati in occasione del matrimonio, oppure sono azzurri per il battesimo di un bambino, oppure rosa per il battesimo di una bambina, oppure possono essere anche rossi per una laurea, d'accordo? Quindi sono questi i confetti in italiano. E in genere vengono dati accompagnati alla bomboniera. La bomboniera, che è un piccolo oggetto decorativo che viene proprio dato insieme ai confetti ai invitati, per esempio di un matrimonio, di un battesimo, di una laurea, di una celebrazione, appunto, per ricordarsi, per farli proprio, come dire, per ringraziare gli invitati della loro presenza e per ricordarsi della giornata trascorsa insieme. Terza parola di oggi è panini. Allora, panini che l'inglese utilizza per riferirsi a un sandwich tostato, quindi quando facciamo scaldare un panino e lo mangiamo caldo, che in realtà in italiano chiamiamo panino tostato o toast. Che cos'è il panino? Quindi l'inglese utilizza il plurale di panino, utilizza panini per riferirsi però a un solo sandwich tostato. Non so come mai utilizzino il plurale in realtà in inglese. In italiano panino invece si riferisce a una forma di pane, semplice forma di pane, non è tostato, ok? È prodotto da forno, quindi pane prodotto da forno, in genere ovale oppure tonda come forma il panino, però ecco l'inglese utilizza la forma plurale panini
per riferirsi in realtà al pane quando è tostato e poi pieno di, per esempio, formaggio, insalata o prosciutto, quindi proprio un panino tostato riempito di diversi appunto formaggi oppure verdure o carne o altro, che in realtà per noi il panino è una forma semplice, senza nessun riempimento, semplicemente uscito dal forno, pronto così, una forma ovale o tonda di pane. Quarta parola di oggi, stiletto. Allora, stiletto in inglese viene utilizzato per riferirsi a una scarpa con questo tipo di tacco, ok? Vengono chiamati di stiletto, ma in italiano stiletto è invece un pugnale, un piccolo pugnale con una lama molto lunga, stretta e acuminata, ok? Questo è lo stiletto in italiano. Per chiamare invece, per riferirsi a questo tipo di scarpa, che in inglese si chiama stiletto, diciamo semplicemente una scarpa con i tacchi a spillo. Quinta parola di oggi è pronto. Allora, pronto in inglese si utilizza per chiedere a qualcuno di fare qualcosa subito, immediatamente, adesso, ok? Quindi, per esempio, possiamo dire make the dinner pronto, I'm starving, ok? Quindi prepara la cena adesso, immediatamente, subito, sto morendo di fame. Quindi quel pronto ha proprio quell'accezione in inglese. Invece pronto in italiano lo utilizziamo per riferirsi a qualcuno, qualcosa o a specie anche a cibo, ecco, che è pronto, che è proprio in una condizione apposta per essere consumato oppure utilizzato. Per esempio possiamo dire la cena è pronta vale a dire che è in una condizione apposta per essere consumata in questo momento. Oppure la valigia è pronta, pronta per essere utilizzata, pronta per partire, ok? Se poi appunto di una persona si utilizza pronto per dire che è proprio nelle condizioni di poter fare qualcosa subito, per esempio sono pronta per la partenza, quindi pronta vuol dire che è nelle condizioni di poter partire immediatamente o subito e o anche nelle, come dire, anche propenso, anche incline a fare qualcosa. Possiamo dire per esempio sono pronta per aiutarlo, vale a dire sono incline, sono propensa, sono disposta anche ad aiutare questa persona. Sesta parola di oggi è gusto, oppure anche lo si sente pronunciare con una pronuncia un po' più inglese, gusto, ok? E si utilizza per riferirsi a una persona che fa qualcosa con una grande energia, con un grande entusiasmo, con un grande slancio, con piacere o molto volentieri, ok? In inglese. Allora, per esempio, possiamo dire John is eating that pizza with gusto o with gusto, ok? E con una pronuncia appunto più inglese, quindi gasto, gusto, ecco la pronuncia italiana. Vale a dire che John sta mangiando questa pizza con molto piacere, con molto entusiasmo, molto volentieri, d'accordo? Quindi questo è il senso qui e poi lo possiamo utilizzare anche quando una persona intraprende un'attività, fa qualcosa con grande slancio, con grande entusiasmo, con grande energia, un'accezione che in realtà non c'è in italiano. Possiamo dire per esempio John picks up new hobbies with gusto, ok? Quindi John si lancia in nuovi hobby con gusto, che però noi non lo utilizziamo in questo modo. Quando diciamo noi con gusto o di gusto in italiano, ci riferiamo di più, gusto si riferisce proprio al senso con cui percepiamo i sapori, quindi al senso del gusto è proprio il senso che in inglese è il taste, ok? Quindi con cui percepiamo i sapori. Quindi non possiamo utilizzare gusto, quando diciamo di gusto, con gusto, lo utilizziamo nella maggior parte dei casi riferendoci al cibo. Quando mangiamo di gusto o con gusto vuol dire che sì, proviamo piacere, mangiamo questa cosa volentieri, mangio la pizza con gusto, vale a dire che mangio la pizza molto volentieri, con piacere, proprio provo gusto, provo proprio piacere, il senso del gusto, d'accordo? Ma non che faccio un hobby con gusto, di gusto, quindi che faccio qualcosa con grande entusiasmo, con grande energia, con grande slancio. Non è quella un'accezione che utilizziamo in italiano quando ci riferiamo al gusto.
E settima parola di oggi è latte, latte che in inglese viene utilizzata questa parola per riferirsi a una bevanda calda composta da caffè a cui viene aggiunto latte caldo in proporzioni molto più alte, molto più latte rispetto a quello che è un caffè macchiato, per esempio, che c'è molto meno latte in un caffè macchiato. Nel latte invece c'è una certa proporzione di caffè e poi tanto parecchio latte caldo, ok? Rispetto al caffè. Invece in italiano quello che viene chiamato latte in inglese noi lo chiamiamo caffè latte si chiama, e invece latte, la parola latte semplice così, è il liquido bianco e dolce che viene prodotto dalle ghiandole mammarie delle mucche, per esempio, o di altri animali, anche appunto delle donne, anche producono il latte, giusto? E quando appunto hanno un neonato da sfamare. E poi anche il latte vegetale è quello che invece viene prodotto a partire dalle piante, ma comunque il latte è proprio la bevanda bianca, ok? Bianca e dolce, quel liquido bianco e dolce che viene in genere prodotto dalle mucche. Quindi quello che noi chiamiamo latte è, il latte milk, praticamente viene tradotto come milk in inglese, mentre il latte, come viene denominato in inglese la bevanda con caffè e poi proporzione di latte, allora in italiano la chiamiamo caffè latte. Allora spero che sia chiaro. E niente, allora poi concludiamo con questo la nostra lezione di oggi. Spero che vi sia piaciuta e spero anche che abbiate imparato cose in più, e fatemi sapere nei commenti se ci sono delle parole che vengono utilizzate in inglese, parole italiane utilizzate in inglese ma con un significato diverso rispetto al significato con cui le utilizziamo in italiano. Scrivetemele nei commenti se mi sono dimenticata alcune parole, e anche per curiosità appunto così ci do un'occhiata. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!